make, the more you have to pay for this. Questo terzo step della catena è quello di pagare i rifiuti prodotti, quindi nel suo stato, in base alla quantità di rifiuti prodotti, si paga cosa si produce. Obviously, for this to work, you have to have a portal to get this responsibility, to identify whose bag it is for the sticker. Let's move on. Certamente, perché ci siano delle case sulla produzione dei rifiuti, bisogna sapere chi li ha prodotti. But the residual fraction is the key difference. The sentences, so she can translate better. Yes. Okay. Yeah, I'm just anxious to get on. The residual fraction is the key difference between the zero waste approach and the magic machine approach. Dice, il punto chiave è il residuo, che è quello che fa la differenza tra la filosofia rifiuti zero e invece l'incenerimento. Incinerator attempts to make the residuals disappear, but zero waste wants to make the residuals very, very visible. Okay? Because the frazione residua equals cattiva progettazione industriale. It's bad industrial design. These are mistakes. And you only change bad design and you change mistakes by making it visible. La soluzione per loro è rendere ben visibile questa frazione residua, perché significa rendere ben visibili quali sono gli errori nella catena. Quindi cosa vuol dire? La frazione residua vuol dire errore di progettazione ed è quello su cui bisogna intervenire. And so in Nova Scotia they have built plants to separate the residual fraction. These plants are built in front of the landfills, and no residuals can go directly into the discarding. They must go into the Excellent. And in this building, paid workers pull out more recyclables, more toxics, and the dirty organic fraction gets to the end of the conveyor belt, and there it is shredded and goes through a second composting operation to stabilize it above ground before it causes problems underground. In questo impianto di separazione ci saranno dei laboratori che separeranno ulteriori prodotti riciclabili, prodotti tossici che verranno eliminati, poi verrà selezionata la frazione organica sporca, da cui verranno poi di nuovo a loro volta separati quelli non sporchi, e dopodiché verranno i prodotti residuali effettivi verranno posti temporaneamente nella discarica in attesa di una soluzione, non verranno bruciati. Now, I want something more than that, and I'm hoping that Genova might be one of the first communities to do this, because you have a university here, and that is, in this facility, you have professors and students who are going to study this material that is currently not recycled. So this would be run by the local Center of Research, be run by the local university or technical college, and their job, one, to make sure that you're maximizing recovery of the recyclables and the compostables and so on. One. Number two, that you are teaching the local supermarkets, etc., all ways to reduce waste. Thirdly, you may look for uses, local uses for the materials. For example, people have used paper to make molds to package electronic goods instead of using styrofoam. So local ways
si è capito che può essere utilizzata per creare stampi protettivi, imballaggi protettivi per materiali elettronici. And lastly, Invece del polistirolo. most importantly, to recommend to industry better industrial design. And, here, look at this. This is the analysis from Capanari of the residual fraction. It's only 17%, the diversity 83%, and this is the analysis of the remaining 17%. And, you want to translate that? Questa è l'analisi di Capannori del 17% della frazione residua. You'll notice number 3, kitchen organic waste. What does that tell you? We need more education. We have to tell. Some people are putting the kitchen waste in the residual container and not into the organic container. Al punto 3 vediamo materiale organico da cucina. E cosa significa? Significa che bisogna educare meglio la comunità a separare i rifiuti in modo che non finiscano nei residui. Education, organization. Educazione, organizzazione. Panolini! In the United States, it costs $2,000 to put a baby through Panolini. Negli Stati Uniti costa $2.000 tenere un bambino con i pannolini. It's buy poop chuck, buy poop chuck, buy poop chuck, buy poop chuck, buy poop chuck. $2,000. Now, because of this, in Capanari, they've investigated the possible reusable Panolini. Quindi a Capanori cosa è successo? Che dalla lettura di questi dati si è pensato di poter progettare dei pannolini riutilizzabili. Very convenient. Plastic outer coating, a plastic outer case, easy to fix buttons, click, click. Quindi una parte esterna in plastica, Absorbent paper on the inside. carta assorbente all'interno. When the baby poops, you take the paper and the poop into the toilet and you paper. Back on. Una volta che il bambino ha fatto la cacca, si toglie la carta e si tiene il materiale plastico, quindi nella spazzatura finirà soltanto materiale fatto organico. Nel bagno, scusate. Now, this is the people are so excited about this that the local pharmacies are giving away the first Panolini, the first reusable Panolini to new parents. La popolazione quindi è eccitata perché le farmacie di Capanori stanno vendendo i primi pannolini riutilizzabili. Now, remember, one of our tasks is to bring community responsibility and industrial responsibility together. And this is where this research center comes in. Quindi se il nostro primo obiettivo è quello di responsabilizzare la comunità e l'industria, ecco dove deve venire nel centro di ricerca. Genova ha